Oggi siamo qui con un microfono lavalier, ovvero l'XVIV LV2, un microfono lavalier veramente, ma veramente minuscolo, lo vedi qui, è quasi invisibile. Ma come suona? Scopriamolo insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi stiamo testando questo microfono, un microfono lavalier, che è questo, che si chiama XVIV LV2 e lo stiamo facendo grazie all'XVIV U5 che ho qui nella mia tasca. Se ti interessa il video di questo trasmettitore e ricevitore, trovi un video già nel mio canale nel quale ne ho parlato approfonditamente. Oggi che cosa ho fatto? Ho sostituito il microfono LV1 che esce di default con l'XVIV U5 e l'ho sostituito con questo qui, l'LV2, che i ragazzi di XVIV mi hanno mandato per farne appunto una recensione. La prima caratteristica che si nota in questo microfono è assolutamente la dimensione. È microscopico. Ora ti metto un'immagine in sovraimpressione nella quale vedi appunto la differenza tra l'LV1, che non è sicuramente uno dei più grandi microfoni lavalier, e l'LV2, che è probabilmente uno dei più piccoli microfoni lavalier. Ecco, hai visto quanto le dimensioni sono ridotte. Questo è un bene perché è leggerissimo, perché lo puoi nascondere tranquillamente. Io non uso cravatte, ma se tu avessi una cravatta potresti metterlo nel nodo della cravatta. Insomma, più sono piccoli i microfoni lavalier e più noi riusciamo a nasconderli nel modo migliore. Bene, e questo è il primo grandissimo vantaggio. Io ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa vedere anche dove acquistarlo e il prezzo, ma ti dico che il prezzo è veramente molto interessante in proporzione alla qualità e ti lascio il link appunto in modo che tu possa approfondire e acquistarlo. Ora, questo microfono, come la maggior parte dei microfoni lavalier, hanno un pattern polare omnidirezionale. Che cosa significa? Che prende tutto ciò che c'è intorno, quindi a 360 gradi. Ora, questi microfoni qui, all'esterno, in situazioni controllate, danno il meglio di sé, perché sono microfoni che attacchi addosso e vai. In ambienti non acusticamente trattati, questo tipo di microfono è veramente negativo. Negativo perché, avendo un pattern polare a 360 gradi, omnidirezionale, prende qualsiasi tipo di rumore. Quindi sai bene, perché segui i miei video, che la voce va in ogni direzione e inevitabilmente torna indietro quando urta delle superfici lucide, rigide, eccetera, eccetera, e rientra nel microfono. Quindi in questo caso, mentre un pattern polare cardioide ti devi preoccupare che la voce andando in avanti, di lato, eccetera, eccetera, ritorni qui e a 360 gradi. Ok? Questo però non è un problema di questo microfono, dell'LV2 o dell'LV1 o dei microfoni XVIV. Questo qui è un problema, una caratteristica di tutti i microfoni lavalier. Quindi occhio come lo usi. Se vai in strada e devi fare delle interviste è perfetto. Oppure devi fare i vlog in giro per il parco, in città, eccetera, perfetto. Perché sì, sicuramente capta rumori ambientali, ma è molto focalizzato comunque sulla voce, avendolo tu così vicino, quindi i rumori ambientali ci stanno, perché se fai un vlog in strada ci si aspetta che ci siano rumori di macchine, persone che chiacchierano, cani che abbaiano e quant'altro. Ok? Quindi non devi nascondere quei rumori, ci mancherebbe. In ambiente
come questo in studio, questi microfoni, a meno che tu non abbia un ambiente realmente controllato da un punto di vista acustico, è un problema. Ti metto in sovraimpressione le caratteristiche tecniche di questo microfono, perché sono veramente interessanti, soprattutto in rapporto al prezzo. Ok? Ora, io ho fatto un test e lo voglio riproporre, l'ho fatto prima di fare questo video, te lo voglio riproporre. Allora, in questo momento, questo microfono sta entrando tramite il cavo dentro il trasmettitore che arriva wireless al ricevitore. E ti dico subito le impostazioni. In questo caso ho un gain di 3 dB qui e 3 dB lì, quindi 3 nel trasmettitore e 3 nel ricevitore. Ora che cosa farò? Lascerò il volume della macchina fotografica che è al minimo, perché, come sai, le macchine fotografiche hanno dei preamplificatori audio veramente una schifezza, quindi cerca di metterlo sempre al minimo, ma trovi dei video dove ti spiego anche questo. Quindi che cosa farò? Lasciando il volume della macchina fotografica intatto, andrò a cambiare microfono e dovrò necessariamente modificare i volumi. Ok? Quindi ricordati che in questo caso, te lo metto in sovraimpressione, abbiamo 3 dB qui e 3 dB lì. Ok? Adesso faccio il cambio microfono e ti faccio vedere il settaggio, ti racconto il settaggio che ho utilizzato, quindi ti parlo della differenza tra l'LV1 e l'LV2 facendotelo anche ascoltare. Ok, in questo momento ho messo l'altro microfono lavalier, l'LV1, e il settaggio è meno 3 dB qui e 0 dB lì, quindi meno 3 sul trasmettitore e 0 nel ricevitore. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la capsula più grande di questo probabilmente riesce a trasmettere un volume più forte a tal punto che io ho abbassato il gain sia qui che lì. Ma questo vuol dire un segnale migliore? Cioè un audio più pulito, più di qualità? Giudicalo tu mettendo le migliori cuffie. Come al solito io mi scordo sempre di dirtelo, ma metti le migliori cuffie a disposizione, riguarda il video dall'inizio, perché altrimenti non senti le differenze. E le differenze qui sono veramente molto 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 piccole. Ok? Benissimo. Quindi questa è la differenza tra LV1 e LV2, la stai sentendo. Quindi non solo c'è una differenza di dimensione, quello è evidente, te l'ho fatto vedere, ti rimetto la slide in sovraimpressione, perché è incredibile la differenza, ma c'è una differenza di gain, ok? Quindi questo, per carità, potrebbe voler dire tutto e niente. Dipende da te, da quello che senti, ok? La scelta tra l'uno o l'altro microfono. Quindi se ti serve sicuramente un microfono piccolissimo, la scelta va sull'LV2, che è probabilmente uno dei più piccoli che io abbia mai visto, che forse sono stati prodotti. Se invece ti serve un microfono normale, un po' più grande, non hai problemi di dimensioni, probabilmente l'LV1 che ti esce in kit dall'U5 può essere la scelta migliore. Ok? Adesso torniamo con l'LV2 e andiamo in conclusione del video. Ok, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Ho rimesso il microfono LV2 per farti sentire la differenza tra l'LV1. Una differenza c'è ovviamente perché una capsula più grande suona in modo diverso, non migliore, ma diverso rispetto a una capsula più piccola. Ok? Questo è inevitabile. Però a te il giudizio finale. Io ti ringrazio per aver guardato questo video, ringrazio ovviamente i ragazzi di XViv perché sono meravigliosi e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!